bordo della 458 speciale, l'ultima V8 aspirata della casa di Maranello. Come qualcuno forse già sa, io mi innamorai della 458 appena uscita e non potevo ancora sapere che, cioè o meglio, tutti potevamo immaginare che Ferrari avrebbe tirato fuori una cosa del genere, come ha sempre fatto, una versione speciale appunto della berlinetta V8, come prima di lei fu la scuderia e la challenge stradale. Wow! Quindi sì, quando uscì la 458 Italia sapevamo più o meno che avremmo dovuto aspettarci una cosa del genere, ma non potevamo sapere che sarebbe stata l'ultima. Quindi diciamo che ogni berlinetta V8 che usciva lasciava intendere sempre che poi ce ne sarebbe stata un'altra. In realtà poi no, perché la pista, 488 pista, come sapete adesso ha un V8 biturbo che un po' tutti noi facciamo fatica ad accettare per la mancanza di questo sound. Ricordarci che il sound non è tutto, è chiaro che la 488 pista è una macchina molto più efficiente di questa, ma per quanto mi riguarda lato estetico e lato emozionale la 458 rimane una spanna avanti. Ho provato tante 458, ho provato anche la 488, non la pista ancora, e posso dirvi con certezza che tra la 458 Italia e la speciale c'è una grossa differenza. Come su tutte le versioni speciali precedenti, anche qui si guadagnano cavalli e si perde peso. Nella fattispecie, da 570 cavalli della Italia si passa a 605 della speciale. Entrambe raggiungono un regime massimo di 9000 giri, ma la speciale fa segnare il record di macchina con maggiore potenza specifica di sempre nel 2013, con 135 cavalli litro. Segna lo 0-100 in meno di 3 secondi, pesa 90 kg meno della Italia, tutta l'aerodinamica è rifatta e ora è attiva, e presenta anche il sistema SSC, controllo dell'assetto gestito insieme al differenziale elettronico IDIF, Side Slip Angle Control, ma questo ci interessa meno. Quello che ci importa è che tutte queste modifiche rendono la speciale veramente speciale. La cosa che mi piace di più della speciale è evidente dall'inizio, dal primo secondo, è che non le piace la strada, è insofferente, voglio dire, non è come le macchine di qualche anno fa che non possono andare in strada senza farti andare in paranoia. Questa ci va su strada, ma è tangibile il fatto che non le piaccia, e questo vuol dire avere un carattere, questo vuol dire che è una macchina che già mi piace. Si capisce che c'è tutto quello che serve per andare forte e tutto il resto è montato lì perché si deve, quindi andiamo già d'accordissimo così, perché è un'estensione perfetta del mio pensiero. Tutto quello che vedi e tutto quello che tocchi ha una funzione che è quella di andare veloce, e dove finisci tu e dove inizia lei è la parte più bella di questa macchina, è proprio lì. Anche il fatto che faccia 9000 giri non è brutto, ma quello che mi piace di più della speciale è questo: c'è un confine sottilissimo tra la fine delle tue mani, dei tuoi piedi, della tua schiena, di tutto quello che ti serve per recepire la macchina, e lei. Confine sottilissimo e sovraeccitante. Wow. Ha un anteriore praticamente perfetto, non è tanto nervoso, e anzi tutto il contrario, è forse l'unica cosa della macchina che non è nervosa, e questo mi piace tantissimo perché ti lascia lo spazio e il tempo di inserirti in curva come vuoi, in sicurezza, ma nella percorrenza e nell'uscita poi dà via una rabbia che è esattamente come voglio che sia una Ferrari.
la voglio precisa e efficace ma rabbiosa, non deve essere mai accomodante, deve essere una sfida, deve essere lei a portarti per mano verso il limite, e questo è il fulcro dell'esperienza di guida su una Ferrari. Per questo la speciale è ad oggi una delle migliori creazioni di Maranello. Costringe a stare con la schiena e con le braccia tesi, ma devi sforzarti di non farlo perché non è il modo giusto di guidarla. Bisogna provare in tutti i modi a restare con le braccia e con la schiena rilassate, perché non apprezza movimenti scattosi e soprattutto incerti, quindi ha bisogno di essere trattata con polso ma anche con una certa morbidezza. È dura e pura, ma ha bisogno, ed è anch'essa stessa una macchina da trattare con i guanti. Ti chiede di lei ed è giusto così. Un cambio manuale, che spesso si dice sarebbe stato perfetto, sì, sarebbe stato bellissimo, ma perfetto non direi. Qui non avresti tempo, neanche volendo, di staccare le mani dal volante, non c'è verso. I tempi di reazione e i tempi di percorrenza, di accelerazione, di tutto, anche di frenata, sono talmente immediati che staccare le mani dal volante sarebbe impensabile. Quindi queste sono le cose che mi rendono un po' antipatiche le macchine di adesso. È solo una questione di scarsa necessità fisica per guidare bene, per guidare forte, e ti leva chiaramente tanto coinvolgimento. È ampiamente ripagato dal fatto che vai talmente forte che dimentichi anche chi sei. Mi piace parlarvi di tutte le componenti, di tutte le fasi della guida, quindi iniziamo. Anteriore, come detto, c'è questo compromesso bellissimo tra un carico volante non eccessivamente pesante e una reattività degli angoli sospensione anteriori che fa veramente paura. Sono sicuro che a fine giornata non avrò i polsi a pezzi, una sensazione che forse un po' mi mancherà. I risultati che si ottengono in percorrenza, in ingresso, in uscita sono fenomenali. I freni, come sempre sulle versioni speciali delle V8 berlinetta, la frenata è molto superiore a quella della versione base, ovviamente, ma quello che mi piace di più è la modulabilità della frenata, che ti permette davvero di frenare come vuoi tu, e per la strada è decisamente sufficiente. Ed è chiaramente una frenata sovradimensionata per la strada. Qui se ne usa forse il 60%. La qualità dello sterzo va insieme all'anteriore, quindi precisissimo e con un central point non troppo chiuso. Ottimo per la strada, va bene anche sicuramente per la pista. Ecco, adesso in modalità race le sospensioni sono un po' saltellanti, è normale. Se la si mette in sport cambia abbastanza, e questo è apprezzabile perché su molte macchine le modalità non si fanno apprezzare così tanto nei loro cambiamenti. In sport le verticali sono molto più morbide, ed ecco, infatti, stesse buche, race e sport, già ci accorgiamo che la differenza c'è e si sente. A me piace in race, e anche se mi sto mordendo la lingua continueremo ad usarla in race. Le strade non sono esattamente le stesse che abbiamo in Abruzzo, ma ce le facciamo andare bene lo stesso. Non sono proprio perfette per una macchina pensata per la pista, ma senza dubbio sono belle. E le risposte dello sterzo e dell'avantreno insieme al retro sono paranormali, veramente tanta roba. Decisamente troppa per la strada, decisamente troppa per la strada. Soprattutto usare 9000 giri qui
a malapena ci si riesce in seconda. Certo che davvero il bisogno dei turbo su una macchina così non si sente, chi dice il contrario mente. È talmente ricca di coppia, è piena dal minimo al massimo che le vuoi chiedere più di questo? Davvero una macchina di un altro pianeta. Io me lo aspettavo, ma come sempre queste cose le devi provare sulla tua pelle per capire davvero. Là! Ti dà una bella sensazione di onnipotenza che è anche pericolosa, perché ti sembra di poterci fare qualsiasi cosa e non puoi. Vi assicuro che dietro il volante la sensazione è quella di poter fare qualsiasi cosa. Bella. La strada è scivolosa, non è un bel asfalto, nonostante questo, cioè, da una parte è buono perché mi annulla un po' le gomme, quindi mi rendo conto più delle sospensioni, di tutto il resto. Con alcune gomme moderne è anche difficile capire quanto merito effettivamente ha la macchina e quanto ne abbiano le gomme. Ed è in queste situazioni invece che si capisce meglio il merito della macchina, quando le gomme contano un po' meno. Bellissimo, bellissimo! Not the worst car I've seen. Thank you.